Questo video voglio parlarti di un errore che ho fatto non per settimane, non per mesi, ma addirittura per anni. È un errore che ritengo che abbia limitato e di molto la mia crescita come investitore. È un errore che ritengo che facciano praticamente tutti e in questo video voglio condividere con te ovviamente qual è questo errore, ma soprattutto come e perché evitarlo. Ma prima di iniziare lascia che mi presenti Guido Spanò, investitore immobiliare. Su questo canale troverai tutto quello che ti serve per fare operazioni immobiliari esclusivamente sul libero mercato. Ma di quale errore sto parlando? Fammi fare prima una veloce panoramica sulla mia situazione all'inizio della mia attività di investitore. Come tutti, all'inizio collaboravo con pochissime agenzie, però avevo chiuso un'operazione con ciascuna di queste agenzie. E la cosa che ricordo con più evidenza era questo generale senso di inerzia, sì, perché ricevevo zero o quasi chiamate da parte delle agenzie. E l'unico modo per, spezzare questo silenzio immobiliare era chiamare io stesso le agenzie quando c'era magari qualche annuncio interessante in pubblicità. A volte invece succedeva semplicemente che le agenzie preferivano a me un altro investitore e me ne accorgevo perché magari poi trovavo dopo qualche mese un immobile in pubblicità ristrutturato, un immobile di cui avevo parlato con l'agenzia. Quindi questo ci ho messo, come ti dicevo, del tempo per capirlo, perché si tratta di una verità semplice e amara allo stesso tempo. Ossia, questo a mio avviso succedeva perché non pagavo abbastanza le agenzie immobiliari. Chiaramente questo non è l'unico motivo, c'erano anche tutta una serie di altri piccoli motivi, ma ritengo che questo fosse uno degli errori fondamentali che facevo all'inizio. Sì, perché comunque mi concentravo sulla mia operatività senza tenere in adeguata considerazione il punto di vista invece delle agenzie. Sì, perché mettendoci velocemente nei panni di un'agenzia immobiliare possiamo subito notare come le agenzie sono bombardate sì di richieste non soltanto di privati ma anche di investitori, di potenziali investitori. Ma la cosa fondamentale e non del tutto immediata da capire è che comunque l'agenzia ha un notevole vantaggio a avere degli investitori con cui collabora, quindi non pensare soltanto magari agli immobili totalmente da ristrutturare, ma pensa anche agli immobili che magari richiedono un impegno economico importante, come per esempio la ristrutturazione di un edificio o i rustici, che adesso si è chiuso il capitolo super bonus, ma avevano avuto tutto un altro interesse da parte appunto degli investitori che comunque avevano le competenze e le risorse per fare operazioni importanti di questo tipo. Quindi l'agenzia ha un suo evidente vantaggio a avere una serie di investitori da contattare. Il problema all'inizio è che tu potresti non essere semplicemente uno di questi investitori, una di queste figure. E in questo caso il tuo obiettivo è quello di diventare velocemente una di queste figure. Ricordiamo sempre che le agenzie hanno comunque molte richieste, hanno molto spesso poco tempo semplicemente per pensare a questioni di questo tipo e vanno direttamente al fulcro della situazione. Quindi se devono chiamare qualche investitore, chiamano chiaramente la figura che rappresenta il maggior vantaggio per loro. E perché un'agenzia, ricordiamo sempre, perché all'inizio dovrebbe un'agenzia preferire te che magari gli porti una proposta in cessione di preliminare, che magari ti fai finanziare da terzi il poco capitale richiesto, come sono stato all'inizio io nella mia prima operazione, perché dovrebbe preferire te rispetto a un investitore che magari opera velocemente, paga bene, ristruttura in fretta e gli dà l'immobile da rivendere. Ecco, questa semplice considerazione a me non era totalmente evidente all'inizio. Quindi quello che ti invito a fare è proprio questo, partendo da due situazioni leggermente diverse. La base da cui partire è dare all'agenzia esattamente la commissione che ti richiede. Io mi ricordo personalmente che proprio alla primissima operazione l'agenzia mi chiese 3.000 euro di commissioni e io arrivai, dopo una trattativa durata anche fin troppo, arrivai a negoziare questa commissione a 2.400 euro, quindi neanche 2.500 euro. Mi spinsi fin dove era possibile spingersi. Giusto? Direi di no col senno di poi, ma per quale motivo? Perché se l'agenzia deve contattare qualcuno, contatterà qualcuno che gli negozia le provvigioni
qualcuno che semplicemente non negozia le provvigioni. Poi ricordiamo sempre che agli occhi dell'agenzia tu come investitore comunque sei una persona che sborsa a volte anche centinaia di migliaia di euro per fare un'operazione immobiliare. Quindi andare a trattare queste poche centinaia di euro potrebbe rivelarsi davvero molto controproducente, perché l'agenzia comunque non sa i tuoi numeri, ma suppone che tu da un'operazione immobiliare puoi guadagnare anche diverse decine di migliaia di euro. Quindi questa negoziazione sulle sue provvigioni potrebbe apparire semplicemente ingiustificata. E oltre a questo prova a immaginare, se magari fai una cosa come quella che ho fatto io, alla successiva operazione l'agenzia si trova a fare una segnalazione per un'operazione che potrebbe essere interessante e potrebbe preferire a te un altro investitore che semplicemente non negozia le provvigioni. Quindi addirittura per queste poche centinaia di euro potresti compromettere la possibilità di ricevere una futura segnalazione da parte dell'agenzia. Quindi questa è la base su cui operare. Ribadisco, avrai decine, centinaia, migliaia di possibilità per negoziare. Però assolutamente non ti consiglio di farlo con le provvigioni dell'agenzia e a maggior ragione se sei all'inizio. Poi sarà possibile con l'agenzia trovare anche degli accordi diversi su una serie comunque di operazioni importanti, con agenzie che ti portano tanti immobili su base annuale, agenzie con cui magari diventi l'unico punto di riferimento. Arrivati a quel punto si può anche trovare un accordo diverso, ma bisogna prima costruire delle relazioni solide e non ragionare come ho fatto io, soprattutto all'inizio. E quindi il gran finale, se la base è non negoziare le provvigioni delle agenzie, per veramente fare il salto di qualità devi diventare la prima persona che le agenzie chiamano. Per fare questo la strategia è la più semplice strategia di penetrazione del mercato e quindi è quella di pagare più della concorrenza. Questo chiaramente non ti invito a far scattare un meccanismo d'asta in cui praticamente chi paga di più l'agenzia ottiene la segnalazione. Non è quello che voglio comunicarti qui. Quello che voglio dirti qui è valutare in maniera autonoma una provvigione all'agenzia che ti metta praticamente davanti tutti gli altri investitori. Facendo questo chiaramente non avrai i problemi che ti ho descritto, che io avevo all'inizio, ma ogni volta sarai pur tranquillo che ogni volta che l'agenzia acquisisce qualcosa di interessante sarai il primo o sicuramente tra i primi ad essere chiamato, e questo può fare la differenza chiaramente sul numero di operazioni che riesci a chiudere annualmente. Per finire, una piccola tecnica che utilizzo basandomi sui principi della persuasione per ottenere ancora più efficacia nel tuo messaggio di essere il primo ad essere chiamato. Da una parte dai all'agenzia esattamente quello che ti richiede, poi una volta che hai saldato queste provvigioni, quindi hai pagato l'agenzia, dopo 1, 2 o addirittura 3 settimane che si è chiusa l'operazione, presentati in agenzia proponendo un bonus perché sei rimasto estremamente soddisfatto dall'operazione, ritieni che sia giusto quantificare questa soddisfazione in maniera economica e sta pur tranquillo che dopo una cosa del genere l'agenzia si ricorderà di te quando acquisirà qualcosa di interessante. Metti like, iscriviti al canale, fammi sapere nei commenti che cosa ne pensi. Come sempre ti ringrazio e ci vediamo nel prossimo video.